Il tempo è la percezione e la rappresentazione della successione degli eventi e del rapporto tra di essi. Ma come cacchio è possibile che ci sono persone che in 24 ore fanno cose pazzesche e altre persone che non riescono a fare nulla perché gli manca il tempo? Una delle domande che più spesso mi fanno è questa: Ale, ma come fai nell'arco di una settimana a produrre articoli per il tuo blog, video per YouTube, podcast e avere il tempo anche per lavorare e per vivere la tua vita? Allora, adesso in questo video io proverò a svelarti questo segreto super segretissimo, mi raccomando non dirlo a nessuno, ok? Resta tra me e te. Allora, se ci pensi, il tempo è un po' un paradosso, io ne parlo spesso durante i miei corsi, perché tutti noi, se pensi alle persone più importanti del mondo, pensiamo a Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, tutti quelli che ti vengono in mente, tutti loro hanno 24 ore come te. Il tempo, se ci pensi, è una delle cose più democratiche che esistono in assoluto, perché non importa che tu sia alto o basso, che tu viva in Giappone o viva in Italia, che tu sia bello o brutto, intelligente o stupido, hai comunque 24 ore di tempo, ogni giorno. E questa è una cosa bellissima se ci pensi. Ecco, allora come faccio io a produrre così tanti contenuti durante una giornata o durante una settimana? Te lo racconto. Allora, utilizzo un sistema molto semplice e, attenzione, gratuito. Allora, qual è questo sistema? Utilizzo il sistema che si chiama matrice di Eisenhower. Esistono tantissimi sistemi, tantissimi strumenti in rete, gratuiti ovviamente, che ti permettono di gestire meglio il tempo a tua disposizione. Io ho iniziato con la matrice di Eisenhower, poi l'ho modificato facendolo mio, quindi rendendolo più vicino a quello che a me serviva. Ora ti racconto nel dettaglio che cos'è, a cosa serve e come puoi utilizzare la matrice di Eisenhower. Quadrato, quello in alto a sinistra, ci sono gli incarichi che hanno la massima priorità e che devono essere portati a termine immediatamente, altrimenti gli obiettivi prefissati non vengono raggiunti. All'interno del quadrato in alto a destra ci sono dei compiti che devono essere portati a termine al fine di poter raggiungere i propri obiettivi, ma la scadenza può essere leggermente posticipata. Nel quadrato in basso a sinistra ci sono i compiti che vanno chiusi tempestivamente, ma siccome hanno un'importanza minore, secondo appunto il modello della matrice di Eisenhower, possono essere delegati a qualcun altro. All'interno del quadrato indicato dal numero 4 in basso a destra, le mansioni che si trovano all'interno di questo quadrante appunto chiudono l'elenco delle priorità, poiché per il raggiungimento degli obiettivi sono poco rilevanti o addirittura per nulla rilevanti, non devono quindi essere portati a termine con urgenza. Se rimane poco tempo, questi task possono essere lasciati incompleti. Che ne dici? Sembra facile? In realtà lo è. È tutta questione di abitudine, è tutta questione di onestà con se stessi. Perché quando vai a compilare quelle 4 caselle, sei tu a decidere cosa inserire dentro ognuna di quelle 4 caselle. Non c'è nessuno che viene a controllare e dice lì hai barato, birichino. No, quindi devi essere super onesto con te stesso. Del resto, se vuoi veramente migliorare la gestione del tuo tempo, non hai altra soluzione. Se vedi che gli altri riescono a fare miliardi di cose e tu no, non hai alternativa. Puoi usare un sistema gratuito, quindi non hai neanche la scusa di dire oh mio Dio, costa miliardi di dollari, non ce la farò mai a comprarlo. È gratuito. Devi semplicemente essere onesto con te stesso e dire ok, benissimo, finora le cose sono andate in questo modo, da adesso in poi le cose devono cambiare. E devono cambiare da adesso, utilizzando appunto questo strumento che devi usare tutti i giorni, fin quando poi non ti viene così automatico che ne puoi tranquillamente fare a meno perché il tuo cervello si è già settato in quella modalità, ok? Però voglio essere onesto con te, non ti ho detto tutta la verità, lo so, l'ho tenuta per la fine. Il modello di Eisenhower è figo, funziona, ti aiuta davvero. Questa è la verità, ma
Se hai pretese assurde di avere una vita, una famiglia, degli amici, del tempo libero, probabilmente riuscire a gestire troppe cose durante la giornata ti risulterà davvero impossibile, anche se tu utilizzi bene la matrice di Eisenhower. Ti ricordi il concetto delle 24 ore di cui ti ho parlato prima? Ecco, ti racconto il mio caso specifico e come io riesco a farlo, e non sempre questa è una cosa bella. Ti racconto. E qui entriamo un po' nel personale. Io sono separato, ok? Sono separato da un po' di anni, quindi vivo qui da solo e ho uno studio tutto mio all'interno, ma separato da casa, e quindi posso fare un po' quello che voglio, perché è uno studio, veramente uno studio audio-video di tutto rispetto. C'ho la stanzetta dove registrare, c'ho questo studio dove fare i test, i video, eccetera, eccetera. Quindi sono separato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non ho una moglie che mi reclama in casa e non ho un figlio che mi reclama in casa. Per cui tanti amici che conosco, giustamente, non possono tornare a casa dal lavoro, chiudersi in una stanza e registrare il video, perché c'è la moglie e il figlio che giustamente, ripeto, giustamente vogliono che gli si dedichi del tempo. Certo, mio figlio lo vedo, ma weekend alterni. Per cui ho un weekend tutto mio dove posso creare tutti i contenuti che poi spalmo durante la settimana. Nel momento in cui registro questo video, sono single. Sì, lo so, è stranissimo. Ok, sono single. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il sabato e la domenica io posso potenzialmente decidere di non uscire e dedicare il weekend alla creazione di contenuti. Pensaci, se tu sei fidanzato, giustamente la tua compagna, fidanzata, quello che sia, merita tutte le attenzioni del mondo. E siccome durante la settimana si lavora, nel fine settimana si esce. O comunque si sta insieme, ok? Anche questo io non ce l'ho e quindi ho più tempo. Mi sono trasferito da un po' di anni a questa parte, proprio in pieno Covid, quindi in una città e qui non conosco nessuno. Non conosco nessuno perché è una città del nord dove si fa un po' fatica a conoscere persone, un po' fredda come città, bella, bellissima, ma un po' fredda, per cui non lavorando qui, non andando in palestra, non avendo nessun elemento di contatto se non la scuola di mio figlio, quindi i genitori dei bambini che stanno in classe di mio figlio, che sono tutte famiglie, quindi ognuno con la propria vita, conosco veramente pochissime persone proprio sulla punta delle dita. Questo che vuol dire che anche i momenti di svago e di relax all'esterno sono molto molto pochi. Se tu invece sei una persona normale, diversamente da me, che purtroppo in questa città è veramente complesso, hai degli amici e quindi giustamente vuoi andare a prendere un caffè, vuoi fare aperitivo, vuoi fare qualsiasi cosa, giustamente, e quindi altro tempo che sottrai alla creazione di contenuti. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che solo chi è solo, scusa il gioco di parole, può creare così tanti contenuti? No, assolutamente no, anche se secondo me, dal mio punto di vista, chi crea così tanti contenuti, vogliamo chiamarlo creator, digital creator, content creator o quello che ti pare, è una persona un po' strana. Dove strano non è per forza negativo, io non credo essere strano in negativo, ma sicuramente è una persona che ha deciso di organizzare la propria vita in un certo modo, ok? Sono tutti così? Probabilmente no. Io vedo tantissimi canali, seguo tantissimi canali di coppia, dove, no, non fanno terapia di coppia, ma dove insieme marito e moglie o compagno e compagna, fidanzato e fidanzata, insomma come li vuoi chiamare, portano avanti un canale YouTube ed è molto bello perché si vede tanta sintonia, tanta non lo so, è proprio bello vedere queste persone insieme che condividono un interesse così importante. Io non ce l'ho, magari tu non ce l'hai, tante altre persone non ce l'hanno, ovviamente non siamo tutti uguali e quindi creiamo i nostri contenuti da soli. Ecco, quindi volevo parlarti un po' in questo video di gestione del tempo, di creazione di contenuti, di come cacchio faccio io a fare tutti questi contenuti. Non è una cosa bella, non è una cosa brutta, è una cosa reale. E quindi allo stato attuale, quando sto registrando questo video, non so quando lo pubblicherò, probabilmente a distanza di qualche settimana, forse di un mese e mezzo, perché come ti dicevo prima sto producendo veramente tanti contenuti, probabilmente le cose saranno cambiate. Chissà, non lo so, però in questo momento è così. Quindi ho tanto tempo libero
ho una buona organizzazione del tempo e quindi se mettiamo insieme tanto tempo libero, buona organizzazione del tempo, il risultato è tanta creazione di contenuti. Ok? Spero che questo video sia stato utile per te, soprattutto la matrice di Eisenhower, o anche avermi conosciuto un po' meglio e aver saputo qualcosa in più su di me. Quindi se vuoi condividere le tue esperienze, come tu crei contenuti, quanto tempo riesci a dedicare, quante storie fai con la tua compagna, fidanzata, moglie o chi che sia perché giustamente reclama il tempo e tu invece vuoi dedicarlo alla creazione dei contenuti, scriviamoci, consoliamoci, consultiamoci tutti quanti qui sotto nei commenti e vediamo se troviamo qualche idea geniale, qualche ispirazione per migliorare sempre di più, ok? Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima. Ciao!